Voglio capelli belli, voglio capelli sani, voglio capelli lunghi, voglio più volume, voglio punte perfette, voglio. Ma non ci fermiamo quasi mai a pensare a una cosa. Che cosa abbiamo fatto a quei capelli per 10, 20, 30 anni? Per anni abbiamo preteso che fossero qualsiasi cosa tranne quello che erano. Li abbiamo trasformati, colorati, decolorati, stirati, sottoposti a temperature altissime e costretti a seguire qualsiasi moda ci passasse davanti. E loro dovevano semplicemente resistere. Poi un giorno ci guardiamo allo specchio e vediamo una testa secca come una pianta che sta morendo, e lì scatta l'emergenza. Vogliamo recuperarli, vogliamo che tornino belli, forti e magari finalmente lunghi. Cambiamo completamente il modo di prendercene cura, scopriamo magari le erbe ayurvediche e iniziamo il nostro percorso. Passa una settimana e siamo già davanti allo specchio a cercare il risultato. Ma aspettate, 20 anni per maltrattarli e 7 giorni per recuperarli? No, la natura non funziona così. I capelli sani e lunghi non si ottengono in una settimana. E se vogliamo davvero cambiare la nostra chioma, dobbiamo prima capire da dove stiamo partendo. Quello che abbiamo oggi sulla testa non è comparso ieri. I nostri capelli raccontano quello che abbiamo fatto negli anni. Possiamo averli corti alle spalle oppure lunghissimi. Se per anni li abbiamo sottoposti a trattamenti aggressivi, quello che vediamo oggi è anche il risultato di quelle scelte. Il fusto del capello non si rigenera come la pelle. Una fibra strutturalmente danneggiata può essere resa apparentemente più morbida, lucida e disciplinata, ma non può tornare alla propria condizione originaria come se nulla fosse successo. E questa differenza è fondamentale, perché quando decidiamo di cambiare non possiamo cancellare quello che abbiamo già fatto. Possiamo però decidere che cosa faremo da quel momento in avanti. La fibra crescerà sotto abitudini diverse e mentre cresce possiamo finalmente smettere di ripetere tutto quello che ha portato la nostra chioma nelle condizioni dalle quali oggi stiamo cercando di uscire. Il passato non possiamo cambiarlo, quello che crescerà oggi sì. Questa frase la sento continuamente. I capelli stanno crescendo e come? Il problema è che guadagniamo lunghezza dalla radice mentre la perdiamo dalle estremità. La fibra si deteriora, le punte si assottigliano, si spezzano e alla fine siamo costrette a tagliare. Passano mesi e ci sembra di essere sempre allo stesso punto. Per questo, quando desideriamo capelli lunghi, la domanda non può essere soltanto come faccio a farli crescere, dobbiamo anche chiederci come faccio a conservare quello che sta crescendo, perché possiamo guadagnare centimetri ogni mese, ma se continuiamo a perderli lungo il percorso non li vedremo mai trasformarsi nella lunghezza che desideriamo. Una chioma molto lunga non racconta soltanto quanto velocemente crescano i capelli, racconta soprattutto quanto siamo riusciti a non distruggere lungo la strada. Chi mi segue lo sa, io amo le grandi chiome del passato, le Seven Sutherland Sisters, Aline Vallandri, Sissi, Marta Matilda Harper, donne diventate iconiche grazie ai loro lunghissimi capelli, e guardando quelle fotografie mi viene spontanea una domanda: perché oggi non siamo più come ieri? Oggi trasformiamo continuamente i capelli seguendo mode, colori e tendenze, e conservarli per anni diventa inevitabilmente molto difficile. E nonostante qualcuno dica il contrario, basta vedere la reazione davanti a una chioma lunga, folta e realmente sana. Fa ancora effetto. Ci voltiamo a guardarla, perché in un'epoca in cui cambiare continuamente è diventato normale, una grande chioma naturale è diventata quasi qualcosa di eccezionale. E arriviamo a oggi, perché diciamolo chiaramente, moltissime persone non hanno bisogno dei social per convincersi di avere capelli rovinati. Li hanno rovinati per davvero. Sono secchi, sfibrati, spezzati, assottigliati. Ci si guarda allo specchio e quella chioma che avevamo magari 10 o 20 anni fa non esiste più. Ed è esattamente lì che una certa pubblicità trova terreno molto fertile, perché quando abbiamo una pianta secca sulla testa non abbiamo bisogno che qualcuno ci convinca che esista un problema, abbiamo bisogno che qualcuno ci prometta di risolverlo.
E infatti il meccanismo è perfetto. Ci mostrano capelli molto simili ai nostri, poi arriva il trattamento, stacco ed ecco una chioma lucidissima, compatta e disciplinata e fintamente sana. Una sola applicazione e sembra essere sparito tutto, solo che c'è una differenza enorme tra far sembrare sana una fibra e avere una fibra sana per davvero. Un capello può essere rivestito e apparire immediatamente più liscio, più lucido e più uniforme, ma il danno che c'era prima non è magicamente scomparso. E naturalmente davanti a una telecamera possiamo aggiungere una piega perfetta, luci studiate, angolazioni, filtri, editing e persino immagini modificate. Il punto però rimane sempre lo stesso. Il problema di partenza è vero, è il miracolo finale che dobbiamo imparare a mettere in discussione. Poi arriva la promessa successiva. Usalo per 7 giorni. Guarda quanto sono cresciuti. Ecco il segreto per accelerare la crescita. No, qui non parliamo di opinioni. Non esiste qualcosa capace di far crescere diversi centimetri di capelli in soli 7 giorni, che la crescita avviene all'interno del follicolo e segue tempi fisiologici. Possiamo prenderci cura della cute, possiamo utilizzare piante che stimolano la crescita, possiamo smettere di compromettere continuamente la fibra che sta crescendo, ma non possiamo ordinare alla biologia di accelerare perché abbiamo fretta. Eppure, a forza di vedere trasformazioni lampo, cominciamo a pretendere la stessa cosa anche quando iniziamo un percorso completamente diverso. Passano 7 giorni, non vedo niente. Passa un mese, non stanno crescendo. Ma se avete impiegato anni a ridurre i vostri capelli nelle condizioni in cui sono oggi, che cosa pensavate di vedere dopo una sola settimana? È una domanda scomoda, ma bisogna farsela, perché un percorso reale non deve dimostrare qualcosa entro domenica, deve cambiare quello che vedremo sulla nostra testa nei mesi e negli anni successivi. E non vi dico tutto questo guardandovi dall'alto, perché io ho fatto esattamente lo stesso. Sono praticamente nata con l'ossessione per i capelli. Da bambina li avevo lunghi fino al bacino e li adoravo. Poi sono cresciuta, sono arrivate le mode, le amiche, quello che vedevo intorno a me e li ho tagliati. Da lì la mia storia capellifera ha iniziato lentamente a degenerare. Sono nata bionda rossiccia, ma io li volevo biondi, anzi platino, quasi bianchi. E così iniziai a colorarli in maniera quasi ossessiva. Una volta una parrucchiera riuscì addirittura a bruciarmeli durante una tinta. Fu un'esperienza davvero orribile. Eppure continuai, perché invece di mettere in discussione ciò che stavo facendo, cercavo continuamente qualcosa che cancellasse le conseguenze. E quando ormai erano completamente compromessi, arrivarono le costose ricostruzioni, una dopo l'altra. All'epoca ero convinta che stessero realmente ricostruendo quello che avevo distrutto. Vedevo il capello più bello e pensavo: ecco, adesso è tornato sano. Non era così, ovviamente. Poi arrivarono le extension e diventai schiava anche di quelle. Finalmente avevo i capelli lunghi, pieni, apparentemente bellissimi. C'era soltanto un problema, non erano i miei. Tornavo a casa, toglievo tutte quelle clip, mi guardavo allo specchio e vedevo quella codina che detestavo. E per me era davvero terribile, perché se io non ho i capelli a posto mi sento davvero molto a disagio. È sempre stato così, finché un giorno mi guardai e mi dissi: Mary, basta, così non va. Non volevo più fingere di avere la chioma che desideravo, volevo averla per davvero. Ed è lì che cominciò la parte difficile, perché dire basta richiede 5 minuti, poi bisogna convivere con quello che abbiamo fatto fino a quel momento. Io smisi di nascondere continuamente ciò che avevo sulla testa e iniziai a prendermi cura di quello che sarebbe cresciuto. E fu un inferno. Andavo in giro praticamente soltanto con cappellini e capelli legati. Avevo un mozzicone che non sembrava nemmeno una coda e mi sembrava che qualsiasi donna incontrassi avesse capelli più belli dei miei. Ma proprio in quel periodo iniziai a studiare seriamente.
Mi avvicinai sempre di più ai metodi ayurvedici per la cura dei capelli e soprattutto iniziai a confrontarmi direttamente con donne indiane. Parlavo con loro, facevo domande, cercavo di capire quali piante utilizzassero e come le utilizzassero. E lì mi si aprì un mondo. Fino a quel momento avevo guardato i capelli pensando continuamente a come trasformarli. Cominciai invece a pensare a come prendermene cura. La prima erba che provai fu la cassio bovata di una nota marca americana e da lì iniziò il mio vero percorso. A quel punto rimaneva un'altra questione, il colore, perché io sono sempre io e il colore per me è importante. Un giorno guardai un film, Practical Magic, e vidi quel rame meraviglioso su una delle protagoniste, Nicole Kidman. Mi innamorai. Volevo assolutamente quel colore. Ma questa volta non volevo ottenerlo sacrificando nuovamente la mia chioma. Così iniziai a studiare seriamente il colore vegetale e naturalmente non trovai la formula perfetta il giorno dopo. Ci furono prove, errori, esperimenti e miscele da correggere ed è proprio attraverso quelle prove che imparai sempre di più a lavorare con le piante. Nel frattempo frequentai anche un corso per hairstylist e lì mi ritrovai per molti aspetti proprio davanti all'approccio dal quale avevo deciso di allontanarmi, ma anche quello mi servì, perché conoscere significa anche capire consapevolmente ciò che non vogliamo fare. Continuai a studiare, continuai a sperimentare, continuai a lavorare con le piante e da tutto questo è nato Henna's Bazaar. Ed è per questo che per me l'Ayurveda non è mai stato la ricerca dell'erba miracolosa, è stato un cambio completo di prospettiva. Per anni avevo chiesto ai miei capelli come posso trasformarvi. Finalmente iniziai a chiedere di che cosa avete bisogno e per rispondere bisogna conoscere le piante, ma soprattutto bisogna conoscere la propria chioma. All'inizio si sperimenta, si sbagliano quantità, si scopre che qualcosa che funziona meravigliosamente su un'altra persona, sui nostri capelli non dà lo stesso risultato. Si corregge, si impara, fino a quando smettiamo di essere estranee davanti alla nostra stessa testa. Cominciamo a capire cosa funziona, come reagiscono i nostri capelli e cosa realmente serve loro. Per me è questo il cuore dell'Ayurveda applicato alla cura della chioma. Conoscere le piante per imparare a conoscere i propri capelli. Ed eccoci al punto. La parte nuova deve crescere. Quella compromessa non può improvvisamente dimenticare ciò che le abbiamo fatto e se desideriamo lunghezze anche importanti dovremmo anche riuscire a conservarle. Non è una punizione, è semplicemente il modo in cui funzionano i capelli. Possiamo anche arrabbiarci, possiamo avere fretta, possiamo credere a qualsiasi promessa ci venga messa davanti, ma i tempi biologici non cambieranno per farci un favore. Ed è proprio qui che si vede la differenza tra chi cerca l'ennesimo risultato immediato e chi decide davvero di cambiare il proprio rapporto con i capelli. Perché iniziare è facilissimo, continuare quando dopo una settimana non abbiamo ancora la chioma dei nostri sogni, molto meno. Se oggi allo specchio vedete ancora quella pianta secca sulla vostra testa, forse è arrivato il momento di smettere di aspettare il prossimo miracolo. Per avere una chioma bella e realmente sana, bisogna fare i conti con una realtà molto meno pubblicitaria. Anni di danni non si cancellano in 7 giorni. La natura ha i suoi tempi. Possiamo rispettarli oppure continuare a inseguire promesse impossibili. E tu, vuoi continuare a coprire il problema o sei davvero disposta a seguire un percorso secondo natura per cambiare la tua chioma? Scrivimelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.